Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, abbiamo le mail intasate. Allora, ragazze mie e ragazzi, per quanto riguarda le masterclass, sotto all'info box trovate il sito web di Taromantic dove potervi iscrivere alle masterclass. Per qualsiasi problema, per qualsiasi problema che possiate avere, scrivetemi sulla mail, quella che già conoscete, perché come vedete stanno rispondendo sia la Vittoria sia Roberto Claudio Maria per tutte le cose tecniche che vi stanno risolvendo. Se magari c'è qualche intoppo, qualche problema. Come vi ho detto anche nelle previsioni settimanali, abbiamo quasi formato la classe, cioè sapete che è a numero chiuso perché voglio seguirvi bene. Però abbiamo deciso anche di dare delle possibilità a chi proprio vuole due altre possibilità, a chi proprio vuole farlo in modo definitivo, per chi vuole realizzare proprio quel progetto lì. Ok, o sì o sì. Quindi ecco perché vi dico di scrivere in questi giorni, scrivete adesso, scrivete in questi giorni, in queste ore qui, perché così la Vittoria e Roberto possono sistemare qualsiasi problema tecnico che ci può essere. Va bene, come vedete vi stanno rispondendo, vi risolvono il caso, vi risolvono il problema. È un lavoro straordinario quello che andiamo a fare con le masterclass. Lo so, siete entusiasti tutte quante, lo sono pure io. Perché è veramente straordinario questo lavoro. Quindi sotto trovate il sito che non è ancora www.taromantic.it, si trasformerà in www.taromantic.it nei prossimi giorni, nelle prossime ore, quando il sistema operativo da www.taromantic.it. Per adesso è questo sito qui, è la versione breve per tutte le iscrizioni che stanno arrivando, ok? Quindi qua sotto sito web per iscrivervi alle masterclass, e per qualsiasi problema scrivetemi sulle mail, quella che già conoscete, taromantic21@gmail.com, perché il sito web l'abbiamo aperto da pochissime ore, pochissimi giorni, 2 o 3 giorni, e quindi si deve, non so come si chiama, Roberto sa bene, insomma si deve sistemare a www.taromantic.it, cioè si sistema da solo così. Intanto c'è questa versione breve per potervi farvi iscrivere alle masterclass, ok? Allora, sono giorni di fuoco, ragazzi miei, ragazzi, stiamo chiudendo quest'anno 9 e oggi andiamo a vedere il nostro lui-lei con in questo botto di Capodanno, e questo è un bottone, è un bottone, perché è l'anno del mago, anno 1, quindi facciamo proprio il lui-lei per Capodanno verso l'anno 1, sempre la stessa di disposizione, però con questa consapevolezza qui. Ok, allora ragazzi miei, ragazzi, partiamo. Oggi usiamo anche oggi soltanto un mazzo, che sono quelli nuovi che mi ha regalato mio fratello. Per chi me li chiedesse, vi faccio vedere adesso lo scatolino finché non li metto in cantina e poi non apro più. Questi qua che me li ha portati da Parigi, la Maison Ante, io non so leggere il francese. Questi qua sono un po' macabri, un po' stupendi, mi piacciono da impazzire questi tarocchi. Allora, e andiamo a vedere, prima apriamo tutte le carte su di lui e poi andiamo su di lei. Allora, chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, prosperità, amore e libertà. Sabbe satta su chi contu. Andiamo. Allora, andiamo a vedere dove si trova energeticamente lui, come si mostra al mondo e a lei. Quindi andiamo a vedere la maschera, no? La perso, la personalità. Apriamo. Con l'imperatrice sta questo. Sì, certo. Mo le apro tutte e poi vi dico, nel frattempo commento mentre apro. Allora, quali emozioni profonde lo abitano in questa settimana di passaggio? Il suo cuore. Bravo, che stai col 10 di spade, così devi stare, altrimenti non puoi passare nell'anno 1. Col 10 di spade sta nel cuore. La chiusura di cicli grossissimi, grossissimi. Ragazzi miei, ragazzi, fate i rituali dei segni zodiacali che sono usciti, per favore. Intensificate in questi giorni la pratica dei 21 giorni
e soprattutto i rituali che sono usciti dal vostro segno zodiacale oroscopo 2026. Fate il rituale del segno e dell'ascendente, va bene? Ok. Perché guardate nel maschile cosa c'è. Il maschile è la tua azione, oltre ad essere una persona a cui pensi, no? È la tua azione, quindi più pratichi, più si sciolgono queste memorie karmiche per passare nell'anno 1. Ok. Allora, i pensieri, cosa lo occupa? Quali idee o dubbi lo accompagnano? E infatti c'è il diavolo, ragazze mie, ragazzi, intensificate i rituali per favore. Entriamo in quest'anno 1 puliti, va bene? Perché è un simbolo importantissimo di passaggio, c'è il cuore. Questi sono attaccamenti, paure e resistenze che portano all'imperatrice. Però adesso vi racconto tutto, adesso che le estraggo, Allora, blocco ferita karmica, la sfida o paura attiva che limita le sue azioni. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Che si appresta a superare ovviamente. Sì, il 5 di coppe, sensi di colpa, tristezza e abbandono, ok. Allora, desiderio dell'anima, cosa vuole veramente l'anima? 8 di spade, vuole uscire al di là delle gabbie mentali, è chiaro. Quali sono le azioni che farà? Come si muoverà verso di lei e nella vita? O ambedue? Cos'è questo? Ah, questo è 2 di bastoni, con la tavola per chiamare gli spiriti, troppo bella queste carte. 2 di bastoni, va bene. Qual è l'energia finale? Come si chiuderà il cerchio di questa settimana? La sintesi dell'integrazione, energia finale verso di lei e verso il mondo. Questo cos'è? Ah, questo è il 4 di bastoni. Bastoni. Ah, è 4 di bastoni. Sì, perché qua ci sono tipo Ice White Shut, no? Con Tom Cruise, Nicole Kidman. Bellissima questo finale. Allora, io ti dico subito che lui vuole imitare lei. Eh sì, perché c'è l'imperatrice come maschera, capito? Lui vuole imitare quel senso di prosperità e di abbondanza che vede nel suo femminile. Nel femminile come proiezione, nel suo femminile interno. Quindi vuole imitare lei, però è una maschera, no? Cioè si mostra come una figura matura, piena di fascino, di capacità di prendersi cura, sia di sé che degli altri. C'è una parte di lui che vuole armonia, vuole bellezza e stabilità nella vita, no? Quindi all'esterno abbiamo questo maschile che appare equilibrato, che appare sicuro, però questa è solo la superficie. E la maschera è proprio la maschera che indossa qua, serve a mostrare che lui è perfetto, hai capito? Che ti voglio dire? Serve a mostrare controllo, perfezione, imitando lei, no? Che comunque non è una cattiva cosa, quello che voglio dire è che se comprendi che nel femminile ci sono delle qualità che tu stesso, a cui stesso ambisci, l'imitazione poi finisce per diventare acquisizione, va bene? Cioè la vedo una cosa positiva comunque, a parte che sia una maschera, ma non è una maschera in senso negativo questa, Nel cuore, infatti, cercando di imitare lei, o il femminile, che significa cercando di imitare il femminile? Avendo fede in quello che accade, no? Però poi sotto sotto c'è questa sensazione di disastro, no? Però è funzionale, cioè quello che ti voglio dire, perché nel cuore con questo 10 di spade c'è un dolore molto profondo. Cioè qua ci sono delle ferite antiche legate a delle perdite, qua c'è il 5 di coppe, delle ferite antiche, dei tradimenti o illusioni infrante, capito? Illusioni infrante, ferite antiche. Quindi la sua anima è attraversata dalla sensazione di fine di un ciclo. Ma proprio questo dolore lo spinge a cercare la rinascita, capito? Cioè la sofferenza lo rende vulnerabile e allo stesso tempo pronto a nuove scelte. Quando tocchi il fondo, più giù non si può andare e quindi devi per forza risalire. Nei pensieri c'è il diavolo, cioè la sua mente è impegnata a confrontarsi
con le proprie tentazioni, con le proprie fissazioni. Ciò che lo trattiene spesso qua è legato a paure o attaccamenti, per esempio dei desideri che sembrano necessari, però che in realtà lo limitano. Sta cercando di capire dove si trova intrappolato e questo è bellissimo. Quali abitudini sta cercando di capire, quali abitudini o quali dinamiche lo controllano, no? E sta cercando di capire come liberarsene. Cioè, è proprio la chiusura del 2025. Di un anno, la chiusura di un anno è un qualcosa di simbolico, no? La chiusura di un ciclo riguardante le fissazioni, le tentazioni che lo tengono legato, cioè sta cercando di capire dove si trova intrappolato e come liberarsene. Rispetto a cosa? Questo 5 di coppe qua, in questa settimana, c'è un senso di rimpianto, c'è un senso di malinconia che gli impedisce di agire pienamente. Per esempio, lui può guardare ciò che è perduto piuttosto che ciò che resta. E questo crea una sorta di tristezza molto profonda attraverso cui vede il presente, no? Quindi la sfida karmica in questi giorni è imparare a non rimanere ancorato al passato, a trasformare il dolore in forza. Rituale erotico della Kundalini come se non ci fosse un domani. In questi prossimi giorni. Sì. Con questo 8 di spade il desiderio dell'anima è il desiderio di chiarezza, vuole liberarsi dai limiti che lui stesso si è imposto, dalle paure, dalle catene mentali. Cioè la sua anima brama coraggio, brama movimento e la possibilità di scegliere senza questi blocchi interiori, capito? Autonomia emotiva, no? E cosa fa in questi giorni? Concretamente inizierà a muoversi. Concretamente inizierà a muoversi verso ciò che vuole. Questi giorni farà dei piani, valuterà delle possibilità, prenderà delle decisioni. Non è ancora l'azione totale il 2 di bastoni, non è ancora l'azione totale e definitiva, diciamo, ma sono passi misurati, passi consapevoli verso il cambiamento e la manifestazione dei suoi desideri. Questa immagine c'è la luna qui, no? Paure, dubbi, incertezze, allo stesso tempo guardo in là, mi affido al potere della notte, del femminile, ce l'ho come maschera, che non significa in negativo, ce l'ho come mi travesto del femminile, nelle mie azioni mi faccio guidare da questa intuizione, nonostante non sappia tutto ancora, no? Infatti è bellissima l'energia finale perché la settimana si chiude con una sensazione di gioia condivisa, di stabilità. Qua c'è il potenziale in questi giorni per festeggiare delle conquiste e piccoli successi. Qua c'è in questi giorni il potenziale per sentirsi radicato, per sentirsi sicuro, sia nei rapporti che nella vita. E questo dice che le sue azioni, anche se sono timide come azioni o più lente del normale, porteranno a dei risultati concreti e positivi in questa settimana. Ok? Grande lavoro c'è qua, però è fatto già, capito? Vediamo da questa parte il femminile. Allora, vediamo sul femminile. Maschera del momento presente. Come si presenta, come si percepisce nei confronti del maschile? Preoccupata sta. 9 di spade, un po' di preoccupazioni. Quali sono le emozioni centrali? Ciò che sente profondamente. 3 di spade. Ragazze mie, fate... Allora, facciamo un minuto di silenzio per l'inizio della stesa del femminile. Qua sta morendo una vecchia percezione distorta del femminile. La fede totale negli eventi dovete avere. Fede totale negli eventi dovete avere. Fammele mettere tutte. Quali storie si racconta? Quali dubbi agitano la sua mente? I pensieri? Rispetto a una scelta che deve fare, ci sono gli amanti. Qual è il blocco ferita karmica? Cos'è questa? Questa è o la regina di spade o il cavaliere di spade. Credo che sia a questo punto la regina di spade. Vabbè, è una figura di spade. Adesso vi dico, fatemela mettere. Il desiderio dell'anima
il desiderio dell'anima, la verità profonda del suo cuore. Questa è la regina di bastoni, appunto. Guarda come sta. La regina di bastoni, ok. L'azione concreta, come agisce verso di lui e nella sua vita? Con la papessa, con grande maestria, quanto amo questa carta. E qual è l'energia finale? La chiusura della settimana, la sintesi del percorso interiore. E infatti c'è l'eremita. Allora, prima di tutto credo che questo sia un paggio di spade. Questo è il paggio di spade, anche rispetto alle carte che sono uscite credo che sia il paggio. Adesso ti spiego perché. Allora, perché qua... allora ti spiego. Partiamo dall'inizio, con la maschera del momento presente. Le appare molto preoccupata in questi giorni, o comunque lo è stata. La vedo ansiosa, un po' la mente in subbuglio, no? Quindi la maschera che mostra agli altri è quella di chi lotta, di chi sopporta, però dentro è una mente molto attiva, piena di pensieri, di scenari possibili, cioè è il momento in cui i dubbi e le paure emergono. Però anche è un invito a guardarsi dentro, perché l'anno 1 è un anno grosso, ragazze mie ragazzi, grosso, è il mago. Il mago è colui che non ha più paura. Hai capito perché emergono in questi giorni? Per forza, è una benedizione quella. Nel cuore c'è questa ferita, o è recente col 3 di spade, una ferita recente, o è antica, che è legata a delusioni amorose oppure a tradimenti, che ancora provoca dolore, per forza, perché devono riemergere tutti i sospesi interni, no? Quindi la sua anima sente l'eco di questa separazione, ma questa sofferenza è anche la chiave per comprendere cosa vuole davvero e cosa non vuole più. Infatti la sua mente è divisa tra desiderio e scelta, cioè lei sta valutando le possibilità del cuore, le relazioni, ma anche l'allineamento con se stessa. Cioè qua c'è la coscienza che ogni decisione ha un peso e ogni scelta che fa può portarla più vicino alla sua vera felicità. Questo ostacolo che ha è proprio la tendenza a indagare troppo, a fidarsi poco, hai capito? A indagare con la mente, a fidarsi poco, a giudicare, a analizzare, quindi la mente potrebbe diventare una gabbia bloccando proprio l'azione, la spontaneità di lei. Quindi la sfida karmica in questi giorni è fidarsi di se stessa, smettere di inseguire solo la logica o la ragione. Hai capito che voglio dire? È sempre la solita solfa, cioè è sempre la stessa cosa, acutizzata in questi giorni perché stiamo entrando nell'anno 1. Il suo cuore cosa vuole? Il suo cuore vuole autonomia, cioè vuole stare così. Il suo cuore brama autonomia, forza, sicurezza, vuole vivere con passione, autenticità, senza temere di brillare o di affermare il proprio potere. La sua anima desidera ardore, la sua anima desidera creatività e il coraggio di incarnare la sua vera natura. È questo che andiamo a fare con le masterclass. Cioè io vi farò vivere la morte iniziatica. Ecco, ribadisco perché sono al numero chiuso, perché non posso prendere tutti, perché vi devo seguire proprio, cioè o sì o sì, o sì o sì. Quindi tu vuoi questo. L'anima, come diceva Adler, ha la grande aspirazione ad emergere. L'anima vuole emergere, eccola qua, fuori dalle paure, fuori dai dubbi. Ciò non significa che i problemi non ci sono. Ma tu, quello che andiamo a fare praticamente anche con le masterclass, è prendi i problemi che c'hai e li usi come tuoi alleati. Una cosa rivoluzionaria lo yoga sciamanico, l'estasi sciamanica. Poi il viaggio dell'eroe che facciamo con i tarocchi è quello che ho fatto io. Se io non avessi sperimentato tutto questo, io non ti potevo passare tutto questo. E lo sapete con tutto quello che abbiamo fatto, la pratica 21 giorni, i successi che state avendo, che avete avuto. La cosa è molto semplice. Ecco perché funziona e vi sta funzionando a tutti. Perché questo arrovellamento che ti fa pensare che non ce la puoi fare, non ce la... Basta, mettiamo fuoco a tutto, morte iniziatica. Allora, in questi giorni l'azione concreta, lei agirà con calma, con la papessa, con grande maestria, con grande intuizione. Le sue azioni saranno guidate dalla saggezza interiore.
dalla capacità di ascoltare il suo sentire profondo. Qua c'è un'apertura verso la spiritualità fortissima. Cosa farà nelle azioni? Spiritualità. È l'introspezione che le permette di agire in modo chiaro e in modo consapevole. Qual è l'energia finale? Non poteva che essere l'eremita, due grandi maestri come energia finale. La settimana si chiuderà con introspezione e una chiarezza interiore senza precedenti. Lei sarà capace di osservare la situazione da lontano, l'eremita, di fare luce dentro di sé e di scegliere in modo saggio. Qua l'eremita indica la maturità emotiva e la capacità di camminare con sicurezza verso la propria direzione. Capito? Quello che vedo in questa settimana è potentissima questa stesa. Allora, le energie di lui e di lei si muovono come fiumi sotterranei, profondi. A volte scorrono in conflitto, a volte si incontrano, si riconoscono. Qua c'è il maschile che indossa la maschera dell'imperatrice, no? Che vuol dire? Una forza che ama, protegge, desidera creare armonia, ma sotto la superficie sente il peso di ferite profonde, incarnate da quel 10 di spade. Queste sono ferite che parlano di vecchi dolori, di tradimenti interiori, anche di momenti in cui l'anima ha dovuto piegarsi alla solitudine. La mente segnata dal diavolo si trova intrappolata tra desideri e paure, proiettando su di lei aspettative e paure non ancora affrontate. Lui proietta su di lei aspettative e paure che lui stesso non ha ancora affrontato. E il blocco karmico del 5 di coppe indica la tristezza, la malinconia che emerge quando lui si guarda a ciò che è stato perso o non è andato come avrebbe voluto. Ma il desiderio profondo dell'anima è chiarissimo: liberarsi, guardare oltre le catene del passato e agire con coraggio. E concretamente il maschile che cosa fa in questi giorni? Muove passi verso l'altro, tende la mano, offre possibilità concrete, tant'è che l'energia finale è proprio l'incontro, è proprio l'energia finale del 4 di bastoni mostra che il percorso che fa mentre tende la mano, mentre elabora tutto questo, porta alla celebrazione. C'è costruzione, c'è un avvicinamento armonico, anche se graduale. Ok? Il femminile invece indossa la maschera del 9 di spade, preoccupata, vigile, con il cuore carico qua di timori, di dubbi. Nel profondo qua c'è questa ferita del 3 di spade, cioè il dolore che vibra come un eco antico. I dolori che può percepire adesso sono antichi e vanno trascesi, ecco perché nell'anno 1, no? Ma i pensieri sono quelli degli amanti, qua lei sta facendo delle valutazioni sottili. Sta mettendo attenzione a ciò che il cuore vuole davvero e sta mettendo anche attenzione a come manifestare ciò che vuole il suo cuore nella realtà. E il paggio di spade ci mostra delle esitazioni, anche la tendenza a fermarsi proprio, fermarsi di fronte ai dubbi, no? Adesso che faccio? A esitare quando invece l'azione potrebbe essere necessaria. L'anima qua però desidera ardore, potere personale, autonomia, vuole vivere con passione, autenticità, coraggio, e le sue azioni concrete con la papessa mostrano come lei stia integrando intuizione e saggezza, cioè ascolta se stessa, osserva prima di agire e porta equilibrio tra il cuore e la mente. L'energia finale dell'eremita conferma che questa direzione, cioè introspezione, chiarezza e capacità di vedere lontano, fuori dalle illusioni e dai blocchi, guiderà la sua luce interiore e i suoi passi, dandole quelle conferme che, che le senti che è giusta quella cosa, capito? Allora, quando queste due energie si intrecciano, non si tratta soltanto di due persone, perché sono dentro di noi, no? Si tratta di due poli che abitano ciascuno di noi. Il maschile dentro il femminile dentro il maschile. Lui e lei sono un teatro sacro, un rituale immaginale che ci mostra chi siamo mentre amiamo. Chi siamo mentre amiamo. Il maschile insegna la concretezza, la capacità di agire nonostante le ferite, il coraggio di offrirsi senza rinunciare a se stesso
E il femminile insegna a proteggersi e al tempo stesso ad aprirsi, a scegliere con consapevolezza e a trasformare il dolore in forza creativa. D'accordo? Per esempio, se ti riconosci di più nell'energia maschile, questa settimana sei chiamato a confrontarti con la tua tristezza, con le tue paure, senza lasciarti paralizzare da quelle. Cioè è il momento di trasformare il blocco in azione concreta, di offrire presenza e apertura senza giudicare. Chi si riconosce di più l'energia femminile, invece, è invitato a osservare la propria mente e le proprie ansie, a riconoscere le ferite senza esserne vittima e a scegliere di aprirsi al desiderio del cuore con saggezza e pazienza. Allora, in questa settimana c'è il potenziale affinché queste due energie interne si armonizzino. E quando queste due energie interne si armonizzano, la realtà fuori inizia a cambiare. Ciò che prima sembrava impossibile diventa possibile, ciò che era bloccato trova movimento e ciò che era doloroso si trasforma in celebrazione. Ed è tutto potenzialmente in questa settimana. L'amore qua non è solo un sentimento verso un altro. È la danza sacra tra le parti di noi che cercano di riconoscersi e completarsi. E ogni passo verso l'altro è un passo verso noi stessi. Mi spiego? Wow. Mettiamoci adesso, so che vi piace quello che sto per fare, mi piace tanto, no, non mi piace pure questo, ci mettiamo, sai, anche il pettegolezzo sacro. Allora, le sibille, Francesco, dove ecco le sibille, vediamo un po', con le sibille, andiamo nel pettegolezzo sacro con le sibille, e andiamo proprio così, semplici e schietti, mettiamo 5 carte, considerando quello che è uscito. Cosa accadrà al divino femminile e al divino maschile, lui e lei, in questa settimana? Ammalato, vedi? 10 spade ammalato. Conversazione. Gelosie, ci sono qua anche, ladro. E poi il messaggero. Allora, qualcosa che era ammalato dentro uno dei due, vedi la carta ammalato, qualcosa che era ammalato dentro uno dei due, che può essere un pensiero fisso, una ferita non detta o una stanchezza emotiva, viene finalmente portato alla luce. Conversazione, va bene? Viene finalmente portato alla luce. Non è più possibile far finta di niente. C'è una conversazione inevitabile. Un messaggio, una parola che arriva o che finalmente viene detta che cambia l'atmosfera. Attenzione però qua, c'è la gelosia, c'è il sospetto, il non detto, qua sono fortissimi. Qualcuno teme di perdere qualcosa, tra virgolette, e qualcun altro ha paura che qualcuno si stia prendendo ciò che sente suo, che può essere tempo, attenzione, amore, verità. Il ladro qua non è per forza una persona, spesso è la paura che ruba la lucidità, mi spiego che voglio dire, anche rispetto alle carte che sono uscite. Eppure arriva un segnale chiaro, un messaggio, un contatto, una mossa concreta che rompe una certa immobilità. Non è ancora la soluzione definitiva, va bene? Non è ancora la soluzione definitiva qua. Però è un passo reale questo, è tangibile, cioè qualcuno smette di stare fermo a guardare. Ora, lui è combattuto, rispetto a lui lei, no? Lui è combattuto tra il desiderio di stabilità e il peso emotivo che si porta dentro. Vuole costruire, ma prima deve attraversare una malinconia profonda. Ok. Lei sceglie il silenzio consapevole, l'ascolto
e smette di reagire di impulso, cioè lei osserva, lei comprende e si riprende il suo centro. Quindi questa settimana è meno teatro, più verità, meno supposizioni, più fatti. E rispetto all'unione tra Tarocchi e Sibille, ristabiliamo qual è la narrazione qua in questa settimana. Qua non siamo nella fantasia, nell'illusione, siamo in una ferita reale, c'è qualcosa che pesa sul corpo, qualcosa che pesa sul cuore. Il malessere non è solo emotivo qua, è una stanchezza, è stress, sono nervi, cioè pensieri che non danno tregua, cioè uno dei due o entrambi sono provati, come se avesse, uno dei due come se avesse retto troppo a lungo senza dire tutto. E infatti la conversazione arriva. Non è una chiacchiera qualunque questa, È uno scambio che rompe il silenzio, un messaggio, una parola detta, una verità che finalmente prende voce, anche breve, anche indiretta, ma fa scattare qualche cosa qua. C'è un passaggio esistenziale importante. Poi qualcun altro o entrambi temono di perdere il posto nel cuore dell'altro. Qua c'è la sensazione che qualcosa mi stia sfuggendo, che qualcun altro possa entrare in scena o che tutto non sia stato detto fino a questo momento. E qua entra proprio il punto chiave, cioè qualcosa viene tolto, viene smascherato, perché non può più restare nascosto, che può essere smascherato un comportamento, un non detto, una dinamica sbilanciata. Questa è una verità che non può più essere trattenuta e subito dopo arriva il messaggio decisivo, una notizia, un segnale, un gesto concreto che cambia proprio il clima. Non risolve tutto in un colpo solo, ma rimette proprio le carte sul tavolo. E qua si capisce se si costruisce davvero o se si resta fermi. Tutto questo si intreccia con i tarocchi in questo modo. Lui è combattuto tra desiderio di stabilità e paura di sentire davvero. Ok. Lei è stanca, ferita, ma sta scegliendo il silenzio consapevole invece della reazione impulsiva. Ok. Entrambi stanno affrontando la fine di un vecchio modo di amarsi. Questa settimana non è il romanticismo, non è romantica nel senso zuccheroso, no? Giugioloso, no. Questa settimana è vera, è rivelatrice, è spartiacque. Quindi qualcuno rompe il silenzio, emergono gelosie e sospetti, una verità viene tolta dall'ombra e arriva poi un messaggio che cambia il corso delle cose. Questa settimana è il momento in cui si smette di mentire a se stessi e questo significa la vera guarigione. Cioè, chi ha il coraggio di attraversare questa guarigione apre davvero l'anno nuovo, l'anno del mago. Ecco perché vi ho detto, intensificate le pratiche per favore in questi giorni che emergeranno tutte queste robe qua che sono finalmente emergono e ce ne liberiamo. Vediamo adesso che cosa ti dicono i miei potenti oracoli, lui, lei. Allora, vediamo. La verità di lui a lei. Cos'è che dice con questo messaggio? Tu sei mia, guarda, guarda. C'è molta gelosia qua. Tu sei mia. Vediamo ancora. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Non a caso ha l'imperatrice come maschera, che era una cosa bella, te l'ho detto prima, no? Quando lui guarda negli occhi lei, o insomma l'altra persona ti guarda negli occhi, le gambe tremano e crollano le sue corazze. Questo è anche quando tu guardi il tuo femminile interno, che tu sia uomo o donna non importa, cioè quando guardi il mistero, la bellezza, la notte, no? Crollano le tue corazze perché hai un'attrazione irrefrenabile verso quella bellezza del femminile che ti abita, capito? E questo molti maschili lo proiettano con una persona che gli dà il senso dell'archetipo.
Eh sì. Cos'altro? Io non mi abbasso a mercanteggiare. Questa è una frase dove lui non vuole mercanteggiare più briciole. Vuole tutto o niente, ma soprattutto lo dice a se stesso in quanto si sta liberando da catene molto grosse. Voglio scegliere dal cuore, voglio essere libero di scegliere. Non voglio scegliere per paura, voglio scegliere per integrità. Capito? Non mi abbasso più a mercanteggiare. Mettiamo ancora. Ti sogno ogni notte. Ti sogno ogni notte, qua ci sono i 9 di spade, no? Molti maschili, siccome il femminile è anche dentro al maschile, no? Molti maschili sensibili hanno incubi, si svegliano di notte rispetto alla necessità di integrare un certo tipo di femminile libero dentro di loro, no? Che significa femminile libero? Avere fede, avere fede. Allora molti maschili sognano anche se non si sentono con l'altra persona, sognano ogni notte, la sognano ogni notte, ansie, paure, attaccamenti, resistenze, no, però la sognano. Voglio mettere una cosa, voglio fare una cosa. Prendiamo i Sefirion. Prendiamo il grande bisturi. Allora, prendiamo i Sefirion. Ah no, non mi cadete tutte, mo. Ecco. Allora. I 3 Sefirion. Operiamo subito d'urgenza qua. Vediamo. Allora. Vediamo quale carta esce. Sto pensando di farla o su di lui o su di lei per entrambi, siccome sono energie che abitano internamente a te. Lo faccio per entrambi. Qual è? Qual è? L'energia che abita questo momento e quello che dobbiamo conoscere per entrare nell'anno 1. Ok. Vediamo prima di tutto a che livello stiamo. Il collettivo, poi chi più chi meno. Ah, vabbè, ma ci siamo allora. Il regno della chiara luce è uscito, ragazzi. Ci siamo, Vediamo? Qual è la carta del regno della chiara luce? Cioè, non siamo qua. Il regno gregorico. Ma nemmeno qua è il regno intermedio. Siamo nel regno della chiara luce. Cioè, mi dice che il potenziale di riuscita, di integrazione è al 90%, insomma, capito? Anche un po' di più, per dirlo in termini un po' così. Vediamo qual è la carta del regno della chiara luce. Ah, vabbè, e all'inizio stupenda, distillazione torna nel vuoto, la rosa nera. È proprio la prima carta della sequenza del regno della chiara luce. Distillazione, il distillato, l'essenza. L'essenza, questa è la settimana in cui, sai che qua, che carta è questa? Come se fosse uscita il matto prima del matto, capito? Negli arcani maggiori, che è il numero 0. Ecco, il prima dello 0 è questa carta qui. Detta un po', non so se mi hai capito, ma è quello il senso. La distillazione torna nel vuoto. Questa è la settimana in cui noi facciamo il grande passaggio di tornare nel vuoto. Il vuoto cos'è? Il vuoto è l'etere, il vuoto è la cascia, l'etere è la stessa cosa. Dal vuoto si realizza qualsiasi cosa, si fa grande pulizia di tutte le vecchie proiezioni e poi da questo vuoto si proietta il nuovo, capito? E è una bellissima questa cosa, ma meno male che è uscita il regno della chiara luce.
Distillazione, il vuoto. Vediamo che cosa ci dicono gli Angelion rispetto a questo. Vedi, c'è la prima carta, il salto nell'ignoto, passaggio tra due mondi, cioè incredibile, non le avevo battute ancora. Allora, vediamo. Mettiamone tre. Incontro con il vero sé, purezza del cuore. Bellissima. Lo specchio magico, portale, guardate come si parlano, eh. Cioè, questi giorni tu, incontrando il tuo vero sé, che cos'è il vero sé? L'amante mistico. È la sposa celeste o lo sposo celeste. O sotterraneo o celeste sono la stessa cosa, no? Per l'animismo. Così sopra, così sotto, cioè come in alto, così in basso. Questa settimana avviene la riconnessione con la tua parte più elevata, il vero sé. A cosa porta questo? Ad aprire un portale, lo specchio magico, a far accadere la magia. Cos'è la magia? Se non un atto di volontà coscientemente indirizzato verso gli obiettivi specifici. Volere e potere, no? Quindi l'incontro con la propria parte più intima, più ampia, più vasta, porta a una magia, all'apertura di un portale. Questo portale ovviamente verso altre dimensioni, no? Che esulano la dimensione della vittima, la dimensione della separazione, verso una dimensione che è dove oggetto e soggetto non sono, sono distinti ma non separati, sono un'unica cosa, no? E poi dimensione astrale, interazione con i mondi sottili, antenne. Allora, questi giorni c'è l'ingresso nel portale all'interno del quale noi percepiremo perfettamente la mancanza di separazione con i mondi sottili. Cioè, non è una cosetta. E questo è dovuto a tutto il lavoro che avete fatto. Anche chi non ha fatto consapevolmente questo lavoro, c'è questa possibilità. Niente è scritto sulla pietra. Okay? Il futuro lo crei tu sulla base di come ti approcci agli eventi che devono già accadere e quelli sono già stabiliti. Quindi c'è questa possibilità. Chi ha fatto un lavoro importante, grazie anche alla pratica di 21 giorni, tutto quello che abbiamo fatto insieme, allora questa connessione è attivata. Chi inconsciamente ha fatto questo lavoro sentirà questa connessione attivata, ma viene invitato dalla dimensione astrale a seguire il percorso, che sia sciamanico, animico, questa certa predisposizione di vita è invitato a seguirlo. C'è un portale enorme in questi giorni. Ok? Ragazze, meno chiasso, più presenza. Meno chiasso, più presenza, ok? Questo mi viene proprio da dire rispetto a tutto quello che ho letto finora. Meno chiasso, più presenza. Poi potete fare casino, per carità, cioè brindisi, lo farò pure io, ma meno chiasso mentale, che significa proprio non date credito alla mente, lasciate i pensieri che passano come se fossero delle nuvole, tu sei il cielo che accoglie i pensieri, ma non è che si accanisce sulle nuvole che lo vuole mandare via, no, no, meno chiasso in questo senso, più presenza. La presenza ti permette di far passare ciò che non ti serve, senza aggredire, senza identificarti nel pensiero, capito? Questo volevo dirti. Vediamo un po' con queste, ritorniamo al pettegolezzo sacro, facciamo un po' e po', no? Anche qui, per integrare i due mondi, no? Vediamo queste carte che ci dicono. Cosa farà lui, vediamo. Eccola. Amore duraturo. Questo è il tuo vero amore. Allora,
questo è il tuo vero amore. Molte energie maschili si riconosceranno in qualcuno il suo vero amore, ma soprattutto riconosceranno il loro vero amore nel femminile che li abita, non nel controllo che li domina, capito? E con molta probabilità specchieranno questa energia in qualcuno, dicendo tu sei il mio vero amore, capito? Infatti tu sei mia. Ok, cos'altro? E infatti è un'anima gemella. Hai trovato la tua controparte romantica, anima gemella. Molti maschili si sentiranno in pace per aver trovato la persona con la quale condividersi. Sì, perché avevamo anche il 4 di bastoni, eh? Cos'altro? Momento, un regalo di qualcuno di speciale. E qua ci sono dei regali che arrivano, dei maschili faranno dei regali speciali che possono essere dei gesti o qualcosa, delle parole non dette, no? Dei messaggi, dei gesti faranno. Qualcosa che sorprenderà l'altro, vedi? Lei trova qualcosa nel frigorifero in questo caso. A me, se mi fai trovare una torta mimosa nel frigorifero, panna, chantilly, esulto come non lo so cosa. E quindi sì, vediamo cos'altro. Ah, adesso ho capito perché qua c'è il ladro. Hai capito, ragazze? Cioè, qua c'è il ladro, lui entra alla finestra perché lui non ce l'ha le chiavi della porta di casa, no? Quindi entra nella finestra, gli mette una torta chantilly in frigorifero e lei la trova. Ci vedo anche una cosa del genere. Vediamo ancora. Eccola. Storia d'amore interrotta e i doveri vengono prima. E qua mi sta parlando di alcune situazioni dove si possono interrompere, si possono riprendere delle relazioni che sono state interrotte per alcuni doveri. Capito? Perché mi è uscita per ultima qui. Sì, la vedo più così come ti ho detto, perché sono uscite carte di risoluzione con delle verità che vengono fuori. Cosa viene ancora dopo? Eccola. No, non volevo uscire. Riaccendere è uscita la chiave, la parola chiave riaccendere. Sta tornando una vecchia fiamma. Qua c'è qualcosa che si riaccende, può essere una vecchia fiamma in qualità di persona, può essere qualcosa che si riaccende dentro di te, una vecchia fiamma, non necessariamente come persona, ma quella fiamma di vita, di bellezza, di passione. Per altri invece è la riaccensione di una vecchia fiamma tramite la quale si può realizzare tutto il processo animico di cui ti ho parlato adesso. Capito? Vediamo adesso, ragazze mie e ragazzi, vediamo sulla lei qual è la dea che viene integrata in questi giorni grazie a quella papessa lì e all'eremita. La luna, fede nel mistero, intuizioni fortissime, percezioni a fior di pelle. Questa è la dea che viene integrata. Poi abbiamo la papessa con dietro la luna, vedi? La luna, il potere del femminile è la luna. Il potere del femminile è la luna. Grandissimi poteri psichici avrete. Grandissimi, più praticate, come sapete, se fate lo yoga sciamanico, le memorie cellulari si puliscono e si riattiva il grande potere di cui abbiamo parlato prima. Vediamo lui come vede lei.
Lui come vede lei con quell'imperatrice che si mette come maschera? Qual è l'aspetto che va a inseguire ed integrare in questa settimana? La certezza. Lei è la certezza. Allora, lui vede lei come la certezza. Ci sono maschili che vedranno dei femminili come la loro certezza. Può essere anche relazioni non solo di natura amorosa, perché vede la certezza che può far germogliare il loro essere, capito? Lui vede lei come la certezza. E anche le vede come coloro, lui vede una lei o un femminile, o un archetipo che incarna il femminile come delle persone che hanno la certezza di far germogliare il loro essere, i loro sogni, i loro ideali e li prendono come esempio. C'è una grande ammirazione per i femminili, sì. E infatti qua sotto abbiamo il nuovo inizio, no? Ne vedremo delle belle in questa settimana, anche perché è epica. Guarda, ragazze mie e ragazzi, metto questi altri oracoli in chiusura perché hanno detto abbastanza. Mi raccomando, guardatevi i segni zodiacali oroscopo 2026, va bene? La forza interiore. Non perdere te stesso nelle cose che non puoi cambiare. Concentrati su ciò che puoi cambiare, cioè atteggiamento, mentalità ed energia. Hai tutto ciò di cui hai bisogno. E ci verrà data una grandissima forza interiore dai mondi sottili, che è il tuo sé superiore, amante mistico, affinché possiamo concentrarci su quello che vogliamo creare senza perdere energia o disperderci nelle cose a cui la mente razionale si attacca per depauperare la tua energia. Capito? Mettiamone un'altra. Ricorda chi sei. Guarda quanto si improntano sul riconoscimento del proprio valore. Porti polvere di stelle nelle ossa, la saggezza dei tuoi antenati nel sangue e l'intero universo nell'anima. Conosci te stesso e nulla ti abbatterà. Beh, questa carta merita un minuto di silenzio. In questo portale del 2025-2026 noi ci ricorderemo chi siamo, avendo la forza di non dare credito ai pensieri che passano nella nostra mente. Ricorderemo la nostra natura divina e la capacità di poter realizzare qualunque cosa in accordo con la mente universale, allineandoci perfettamente la nostra volontà individuale alla volontà cosmica. Lo si fa in modo impeccabile con l'estasi sciamanica, ma già migliaia di voi lo sanno. Ok? Ragazze mie e ragazzi, io concludo qui. E vi faccio un in bocca al lupo grandioso e straordinario, felicissima di questo che stiamo per iniziare, perché sarà la rivoluzione della nostra vita. Ragazzi miei ragazzi, io vi strabacio, ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!